Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Zero Files. In questo video ci tenevo a sensibilizzare riguardo all'emulatore per Nintendo Switch su Android, dato che ho visto un sacco di speculazione. Chiariamo subito le cose, l'emulatore per Nintendo Switch Android esiste ma non è ancora funzionante, è ancora in fase embrionale, quindi deve ancora svilupparsi. Innanzitutto ci tenevo anche a segnalare tutti i tutorial che promettono di far funzionare l'emulatore per Nintendo Switch su smartphone Android, perché non è ancora possibile. Questo comportamento mi ha a dir poco indispettito, perché c'erano proprio dei tutorial fraudolenti, se si può dire, dove non solo tutorial erano palesemente farlocchi, poiché mancavano dei passaggi fondamentali in molti di questi, ma poi diciamo i file che vanno ad usare queste persone, ovviamente per arrivarci devi passare dai loro link monetizzati con 8 miliardi di redirect, pubblicità eccetera eccetera. In più, cosa ancora più grave, è non solo fare un tutorial che non funziona, ma in più vuoi dare la prova che funziona, ovvero facendo il gameplay su mobile, che alla fine è quella cosa che diciamo convince una persona che allora funziona. Questi gameplay erano a dir poco montati, infatti anche per uno che non ha un occhio attento ma semplicemente un minimo di conoscenza di emulatori, nota subito che è davvero assurdo che un telefono di fascia media emuli Pokémon Scudo, ma come qualsiasi altro gioco per Nintendo Switch, perfettamente. Anche perché esiste da anni un emulatore per Nintendo Switch per PC che si chiama Yuzu. Se volete informazioni su come installarlo ho fatto un tutorial a riguardo, ve lo lascio in alto a destra. E nonostante appunto esiste da anni, è stato ottimizzato, ci sono un sacco di sviluppatori che ci lavorano dietro, ancora non è perfetto, è lontano dall'avere un'emulazione pulita, cristallina come può averla un emulatore per Nintendo DS. E ciò appunto ti mette in guardia su come sia possibile invece che un telefono che comunque ha componenti molto inferiori mediamente parlando rispetto a un PC. Infatti l'emulazione è ottimale per i PC top di gamma, e quindi qua ti viene da fare il paragone: com'è possibile che un PC top di gamma emuli peggio, usando un emulatore che è affermato da più anni, emuli peggio di un emulatore che spunta dal nulla per telefono che ha anche statistiche inferiori. È qualcosa che non quadra, infatti. Quindi vi volevo appunto avvisare di diffidare da questi tutorial. Torniamo a parlare dell'emulatore per Nintendo Switch Android. Questo emulatore esiste appunto, come vi ho già accennato, ma in fase appunto embrionale, come ho detto prima. Questo progetto si chiama Skyline ed è stato lanciato dalla community di GitHub, ovvero da alcuni membri di questa community. Hanno lanciato questo progetto open source, ovvero che chiunque può collaborare per lo sviluppo dell'app. Per ora ci sono solo i source code, almeno in data odierna, poiché ovvero non c'è la pick up ancora, ma non perché non esiste e non sia fattibile, ma perché non avrebbe senso, dato che a questo punto diciamo che si è arrivato solo a creare l'interfaccia, lo scheletro possiamo dire dell'app. Le sue funzionalità sono ancora da implementare. Per chi fosse curioso può andare nel canale Telegram che lascio in descrizione, Zero Files, che è il mio canale ufficiale di Telegram, e vi basterà scrivere Skyline e verrete catapultati qui. Qua troverete la pick up. Ma come la pick up? Mi sono preso la briga di prendere il source code e rielaborarlo nella pick up, in caso foste curiosi di vedere com'è impostata l'interfaccia, di come si presenta. Ovviamente questa pick up non è in grado di emulare nessun gioco commerciale, ma semplicemente un paio di titoli homebrew, quindi è fondamentalmente inutile. Io l'ho caricata semplicemente per dare la possibilità a chi è incuriosito ma non ha, diciamo, esperienza di programmazione a vedere semplicemente com'è questa pick up. Poi ho anche linkato il sito che porta al progetto su GitHub, basterà schiacciare get the latest build e qua appunto troviamo tutto ciò che riguarda Skyline, qua assets, e ci sono i source code ovviamente.
e poi qui aggiorna su cosa implementeranno nella versione successiva. Probabilmente quando vedrete questo video ci saranno nuove versioni. La cosa più particolare è che i fondatori e gli sviluppatori di questo progetto vogliono che la notizia sullo sviluppo di questo emulatore per Nintendo Switch per Android si diffonda il meno possibile. E questo perché? Perché io parlai proprio con il fondatore Mark, che mi spiegò molto dettagliatamente le problematiche che stanno affrontando in seguito alla speculazione che c'è, perché molti tutorial dicono che Skyline funziona ed è perfettamente funzionante, ed è questa la cosa vergognosa. Monetizzano i link che portano al loro APK, il loro APK chiaramente non funziona, e poi ovviamente la gente che prova il tutorial si lamenta con quello che fa il tutorial, ma quello che fa il tutorial giustamente elimina i commenti e non fornisce risposta, e allora queste persone con chi si vanno a lamentare migrano tutte in massa sul canale Discord appunto di Skyline. E infatti Mark mi ha accennato il fatto che molti arrivano dicendo ma perché non funziona, tra quanto è pronto, diciamo che mettono abbastanza pressioni, ed è un progetto che comunque bisogna aspettare che faccia il suo corso e avrà delle tempistiche neanche corte, dato che comunque sono pochi che ci stanno lavorando attivamente. Io personalmente prevedo una tempistica di almeno, e dico almeno, 1 anno e mezzo, ma secondo me anche 2 e mezzo, per avere le prime release funzionanti non ufficiali, e per vedere una versione sul Play Store secondo me anche 3 anni, 4. Ovviamente i miei numeri sono campati per aria, non fateci affidamento, non venite qua tra 2 anni a dire ah ma ti sei sbagliato, perché io ribadisco, sono arbitrari, sono mie supposizioni, anche perché le tempistiche riguardo alla programmazione di applicazioni, di programmi del genere comunque è abbastanza imprevedibile. Detto ciò ragazzi, io spero di aver detto tutto il necessario, e se avete qualche altra curiosità in più fatemela sapere nei commenti, oppure ancora meglio nel canale della community, dove ci teniamo sempre aggiornati riguardo a Skyline, ma comunque a molte altre cose sempre dell'ambito tech. Spero di avervi detto tutto e che questo video vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo.